tutti ragazzi, io sono Rosalinda e oggi in nuovo video sono qui con la bella Carmen. Lei Ciao. ha un canale YouTube che si chiama Vola con Carmen e abbiamo fatto un video anche sul suo canale, quindi quando finite di vedere questo andate a controllare anche il suo canale perché Mi raccomando. esatto, lei parla del nostro magico mondo di assistente di volo perché sono un assistente di volo, quindi abbiamo fatto un video nel quale abbiamo parlato della nostra esperienza, ecco. Iscrivetevi al canale comunque. Sì, mi anche nel raccomando, suo. iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per supportarci. Ok, ora però vogliamo parlare della nostra esperienza qui in Polonia. Sono diversi anni, tu hai vissuto in Italia perché diciamo lei non è italiana, però ha vissuto diversi anni in Italia e adesso anche diversi anni in Polonia. Qual è la tua esperienza? Qual è la tua comparison, ecco? Diciamo che è stato un po' più strano venire qui in Polonia, nonostante uno dei miei genitori, mio padre è polacco, ma non parlo la lingua polacca, quindi non lo parlo proprio. Però qual è la differenza? Cioè che cosa hai visto di grandi differenze tra l'Italia e la Polonia? Tra l'Italia e Polonia è una differenza di cultura, non lo so, le persone sono più aperte in Italia e sono molto più chiuse qui in Sì. Polonia. Arrivata qui in Polonia, quindi ho trovato un muro, per me è stato un muro. A parte la differenza del clima, io vengo dalla Sardegna, no? Cagliari, Bello caldo, insomma. È stata un'esperienza un po' traumatizzante. Ecco, sì, un po' traumatica come esperienza Sì. qui in Polonia. Sì. Però ho detto no, devo andare avanti, ho iniziato a lavorare lì dove ho conosciuto te e Sì. grazie a Dio che ho Sì, conosciuto infatti. perché poi non parlando il polacco Il che è una polacco. lingua. Sì, anche per me è stata un po' così l'esperienza qui in Polonia. Io prima avevo vissuto in Inghilterra, quindi una volta che sono arrivata qui mi hanno mandata direttamente a Varsavia. Lì faceva anche molto più freddo rispetto a dove sono ora. E io ricordo che era tipo novembre, stavamo no, con sai, l'assistente di volo con le calze, io morivo dal freddo, tremando. E infatti io ricordo che all'inizio, tra l'altro, quando vidi che dovevo trasferirmi in Polonia, la felicità, guarda, proprio non me l'aspettavo, però Perché tu devo sei di dire- Bari, no? io sono pugliese, no, non sono di Bari, però sì, sono della Puglia, E lì c'è ecco. sole, sempre. Sì, lì c'è il sole, sì, c'è il sole, quindi anzi, l'Inghilterra per esempio è un po' più grigia, cioè in Inghilterra piove sempre, cioè lì è veramente Lo triste sappiamo. il tempo, invece in Polonia l'ho trovato un po' più, cioè che cambia. Una via Ci di sono dei mezzo. giorni che c'è il sole, dei giorni che sono grigi, dei giorni che sono bianchi perché c'è la neve. Finalmente quest'anno c'è Sì, stata infatti, molta neve. esatto, c'è stata molta. Però, no, quali sono le cose che più ti piacciono della Polonia? Cioè, Ci sono- c'è una classifica magari delle cose che ami e cose che odi della Polonia. Ah, ok, Cosa non ok. sopporti? Partiamo dalle cose che non sopporto e che sopporto. Partiamo da quelle brutte, dai, così Ah, ci alleggeriamo un questo è po'. brutto, sì, la lingua. Allora, la lingua è stata per me la più grande challenge, la più grande sfida. Conosco solo Cześć, come ho detto nel mio video. Nel suo video andatelo a vedere, mi raccomando. Dzień dobry, che non li uso nemmeno perché poi se inizi a dire qualcosa devi anche continuare, Sì. è normale. La lingua, dopo un po' il cibo. Il cibo è un po' di amore e odio. A me non piace il cibo che contiene zucchero dentro. Ah, Nel senso che un piatto che dovrebbe essere salato, tipo spaghetti alla bolognese, sì. deve essere salato, no? Sì. Ci sono i pomodori, sì, sono un po' più dolci, però pazienza. Loro mettono zucchero dentro Mm. e poi mettono carne Ah. dappertutto.
Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta, quindi questa è la terza cosa. Sì. Le persone qui sono un po' più diverse rispetto a Sì, magari anche no, avendo vissuto in Italia per molto tempo sei più abituata a noi. Esatto, chiacchieroni. E qui non si chiacchiera. Sì, sì, E qui quindi sono tutti un po' troppo seri. Non capisco questa cosa, è una... Io sono vissuta in Sardegna. In Sardegna sì, è vero che rispetto al resto dell'Italia la gente è un po' leggermente più chiusa. più chiusa, sì. Ma ad arrivare a questa gente leggermente più chiusa, a della gente completamente in una campana di vetro, è difficile questo. Le persone che sono più giovani sono più chiuse, invece Sì. le persone più vecchie qui in Polonia Sì. sono un pochettino più aperte, più anche se io non capisco niente, mi fermavano sempre per strada e detto, non capisco niente di Non Polonia. capisco. No, non capire. Invece quali sono le cose che ti piacciono della Polonia? I pierogi. I pierogi piacciono a tutti, io adoro i Sì, mi pierogi. piacciono davvero tanto. Sì. Un'altra cosa che mi piace, anche se la lingua è così difficile, ci sono tantissimi polacchi che, avendo un'esperienza fuori, noi abbiamo avuto tantissimi voli per Inghilterra Per e ho l'Inghilterra sentito, tanti. c'erano tantissimi polacchi che andavano dalla Sì. Polonia verso l'Inghilterra e viceversa. Loro vengono poi nel weekend qui, stanno un po' con la famiglia, poi ripartono di nuovo. Cosa significa questo? Che loro conoscono molto bene la lingua inglese. Quello che stavo dicendo, mi è piaciuto il fatto che nonostante la barriera della lingua, ho potuto comunque comunicare con loro. E soprattutto noi abbiamo dovuto fare tutti i documenti, non so se tu hai Sì. incontrato le stesse barriere, ho dovuto avere l'aiuto dei nostri colleghi polacchi Io pure che sono lì. venuti con noi per fare i documenti, perché Non le parlavano persone... nemmeno una mezza parola No, di inglese, no, lì no. proprio no. Le persone che si trovano in queste Negli istituzioni sono... uffici, sì. Negli uffici sono le persone un po' più in età. Sì. Loro ovvio che non parlano Non inglese. parlano in ma anche al supermercato, per esempio, non sempre si trovano persone che sanno parlare in inglese, anche se trovo magari una trentenne, cioè Sì. per esempio, che magari è un po' più Sì, giovane, sì, cioè mi guarda come se stessi E Jacques parlando. qui, Jacques, in Jacques è un negozio che lo trovi sempre 24 ore su 24. Sì, aperto. Anche per Sì. il Natale, Capodanno, tutto Sì. quanto. Quindi questa è una terza cosa che mi piace della Della Polonia. Trovi però delle persone che non piccicano nessuna parola. Poi cosa mi piace qui? Che è un clima né troppo rigido, ma né troppo caldo come in Sardegna, che stai sempre Sì, sudato lì, tutto oddio. il santo Anche giorno. in Puglia, sì, sì. Qui almeno stai un po' più asciutto, più tranquillo. Però tu pensi che comunque la Polonia è stata un'esperienza positiva per te? Cioè ti ha cambiato in qualche modo? Cioè immagino che comunque no, una volta che tu vivi in un posto, no, ti lascia sempre qualcosa. Sicuramente l'Italia ti avrà lasciato qualcosa, sicuramente anche la Polonia, no? Cioè ti avrà lasciato qualcosa. C'è un paese che magari ricordi con più piacere? Il paese che mi ha lasciato più bei ricordi è l'Italia, ovviamente. Perché poi lasciare la Sardegna e venire qui in Polonia è stato traumatizzante, a parte il fatto che poi ho dovuto cambiare tutte le mie abitudini e imparare un nuovo mestiere, assistente di volo, iniziare con nuovi colleghi, nuovi ambienti, nuove culture, qualche volta non ci si capisce, ok, è stato un po' destabilizzante. Però diciamo una cosa troppo dolce. Dopo un po' di tempo ho conosciuto anche una persona qui, con cui mi trovo molto bene. Comunque lui non è polacco. Giusto per dire Ecco, diciamo che la Polonia è stata positiva perché sei riuscito a trovare l'amore. Sì, esatto. Ecco, esatto. dai. Questa Questa è la cosa che ti lascerà la Polonia, insomma. Sì. Però come esperienza, cioè nel senso, credi di essere cresciuta, cioè ti ha lasciato qualcosa, un segno, magari no, io se penso alla sì. Polonia penso, non lo so, anche ai momenti che magari andavo agli uffici e nessuno mi capiva, che mi guardavano male perché... È stata una lotta continua. Quando tu vai a lottare per le tue cose che devi fare, tu diventi un po' più forte.
E poi sì. anche ho imparato tantissimo, quindi questa è stata sicuramente una scuola di vita. Sì, è vero. Perché ho incontrato un sacco di colleghi, uno con personalità diverse rispetto all'altro. Nei tuoi anni di lavoro incontri tantissime persone di diverse culture, Sì. diverse abitudini. Diverse modo di parlare l'inglese come gli Infatti, scozzesi. ci sono Aiuto, tantissimi modi di Sì, parlare sì. l'inglese, tanti accenti, tanto che io ricordo un giorno, mi ricordo, non ricordo in quale volo, però mi ricordo o era l'Inghilterra o l'Irlanda. Oh, E ricordo che c'era questa